Buongiorno a tutti, abbiamo iniziato per Stefania. Ciao Elena, ciao Monica, ciao Elena Ciao. Ciao. e ciao Stefania ovviamente. Ciao. Conterò da 10 a 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Monica, vedi Stefania? Mi ha portato all'esterno, tipo come se fosse un giardino, c'è una tavolata in cui ci sono tante persone e sembra iniziare in maniera anche piacevole. C'è uno scambio, un dialogo, si passano i piatti e poi di colpo la scena cambia e vedo che le persone tra di loro si tirano per i capelli, si lanciano i piatti, c'è grande nervosismo ed è diventato tutto buio da che c'era il sole. Ti dà l'autorizzazione Monica? Sì, è come se fosse in lacrime e volesse ripristinare l'ordine tra i commensali. Elena, Sì, appariamo noi tre che ci diamo la mano e facciamo il giro tondo saltellando. Siamo adulte, ma cioè, come se fossimo bambine che stanno giocando, no? E ridono mentre facciamo il giro tondo per mano. Questa energia del nostro fare il cerchio, ok, fa sì che dal terreno esca come se fosse, si apre tipo un varco nero e esce tipo ehm, una sfera, un cilindro, ecco, un cilindro di un'energia blu scura, quasi come se arrivasse dalle tenebre. Stefania, come ti vedi o cosa vedi? Ho visto anche te in questo giro tondo mentre parlava Elena e questo il buco nella terra in mezzo a noi è un cilindro, però usciva come eh, delle bandiere rosse a strascichi così che volano in alto e noi giriamo sempre più veloce. Così. Stefania, da 0 a 100, quanto è la tua voglia di fare questa sessione? Penso che superi 100. Visualizza la tua voglia di fare questa sessione con un'immagine, o con un concetto, o con un colore. Sì, vedo mescolato come se il vento forte prendesse colori un po' scuri, però in mezzo ci sono quelli chiari che io vorrei che diventassero in percentuale più alta, ecco. Non so il significato, ma l'immagine è questa. Quale immagine ti dà con la stessa domanda, Monica? Mi dà il suo compagno che è venuto con le mani chiuse a pugno, ha aperto la mano sinistra, mi ha fatto vedere una pietra di colore blu e verde e l'altra mano quando l'ha aperta aveva una rosa rosa e vedo che li sporge a Stefania e dice questi sono per te. Credo che la pietra sia una malachite. Stessa domanda, Elena. Anch'io ho visto il suo compagno che arrivava di corsa quasi come se avesse paura di non trovarla qui in questo momento, tutto contento e arriva con una corona fatta di fiori e la mette in testa a Stefania e dice sei la mia regina. Cinema, Monica, molto affollato, il compagno di Stefania
la ex del compagno, certo. i figli di lui, 2, i figli di lei, 2, non diciamo nomi, e l'ex di Stefania. Sì, sì, assolutamente. Tutti quelli che hai citato, e viene anche il fratello dell'ex marito. Elena, distribuiamo un po' di Vic. Siccome Stefania ci ha detto che l'altra volta quella consegnata al figlio maschio ha avuto enormi esiti, gliela riconsegniamo. Mhm. Una Vic S, una Vic sessioni, tutti il contenuto delle sessioni più vibrazione, informazione e consapevolezza, più una aggiunta di vitamine 4D. Mhm. Sai, no, quando si vede l'integratore con aggiunta di zinco, ecco, con aggiunta di 4D, principio 4D, principio 4D. Beh, come la vedi questa nuova Vic? A forma di fiore, come se fosse un fiore. Allora, all'interno è bianca, ok? È come se avesse un cilindretto bianco, ok? Ed è la Vic S, ti direi, e poi intorno ci sono quattro, come se fossero quattro semicerchi che sembrano dei petali, che sono il principio 4D. Ok, perché vedo del blu, Esatto, i petali sono i blu. tali sono blu. Mi sono dimenticata di dire il colore, un blu trasparente, cioè ci puoi vedere oltre perché la densità è più 4D che 3D, cioè Non proprio so dal perché, ma senso. ci vedo qualcosa con il blu e il verde di Monica, no, Monica? Però poi hai parlato di Malachite, che non è blu, è verde con delle striature nere. E verde e blu sono altre pietre. Come mai questo blu? O di quello che vuoi. Come Vic Plus più Eh, 4D. ma vedevo che mentre Elena parlava, Stefania disegnava l'etichetta adesiva da applicare sopra questo flacone, diciamo così, e il suo compagno si proponeva proprio convintissimo come sponsorizzatore di questa Vic 4D, perché lui è molto 4D, come se già avesse assunto, no? Questa Vic. E per quanto riguarda il discorso del colore blu, cioè, adesso mi sfugge, ma il blu è dato dal rosso e dal perché lo vedo. No, No, è un il blu è primario. È un primario. primario. Ah, ok, il blu quindi è primario. Forse blu da viola. Sì, Blu, blu e sì, può rosso da darsi. viola. E blu Ok. e giallo da verde. Mm. Quindi blu è un primario, sì. Tu vedi il blu come colore, è come se fosse in un certo senso riappropriarsi di quel blu che invece è stato sottratto dalle forze oscure e utilizzato tanto per i simboli di potere, accostandolo spesso al giallo. È come se noi stessimo dando di nuovo invece dignità al blu, gli stessimo ridando il suo valore e la sua forza originale. Monica, la Vic 4D la prende il figlio maschio del compagno di Stefania? Dunque, la prende perché vede che il flacone ce l'ha in mano il papà. Se gli fosse offerto da Stefania, lo rifiutava con un pretesto. Adesso l'ha presa, l'ha Sì, assunta. E sì. adesso che fa? Si sdraia, come se fosse quasi su una spiaggia, su una sedia a sdraio. Vedo che si sdraia e quasi non lo riesco a vedere perché c'è questa grande pancia che mi impedisce di vederne il volto. Però Elena. è più rilassato. Mm. Allora, dopo che prende questa Super Vic,
gli appare tutto chiaro dov'è ora, no? Quindi l'energia, la consapevolezza, no? L'evoluzione. E adesso si rende conto che cosa fa fatica lui ad affrontare. Quindi è come se prima sentisse difficoltà ad approcciarsi con Stefania, ok? C'era qualcosa che per lui era troppo ma non sapeva cosa, è come se adesso gli è apparso chiaramente che cos'è che lo blocca. Questo muro per lui è un muro perché è troppo, è talmente lontano da questo mondo che è troppo. Ok, la figlia di lui. Elena. Allora, la figlia la vedo più disposta a fare esperienza per vedere l'effetto che fa, cioè un po' meno pregiudizi, un po' meno spaventata da questa nuova relazione del papà. Quindi un po' più libera di vivere come viene, senza giudizi, senza pregiudizi, ecco, un po' meno. E lì nel cinema è molto curiosità di come vede il papà, cioè, continua a guardare il papà che ha questo sguardo fisso verso Stefania e lei è molto incuriosita perché è come se prendendo la Vic vedesse, diciamo, nel cinema, diciamo, come posso dirti, la struttura intorno anche, no, alle persone, quindi l'energia, i campi, e quindi è incuriosita da come il papà con lo sguardo fisso verso Stefania fa reagire tutto il campo intorno. La ex di lui, Monica. La vedo un po' esaurita, un po' fuori controllo, diciamo. Quindi è come se non riuscisse ad avere i benefici di questa Vic, perché è come se ci fosse una specie di barriera creata da una serie di farmaci che lei assume con costanza e che proprio impedisce alla Vic 4D di fare un effetto. Questa cosa l'abbiamo vista tante volte, i psicofarmaci. E io credo anche in generale un grande peso farmacologico quotidiano, le famose medicine. Hai preso le medicine, quelle lì? Che a una certa età bisogna prendere le medicine per la pressione, a una certa età bisogna prendere le medicine per il colesterolo, le medicine, non gli integratori, ecco, questo fa sì che l'anima sia buttata un po' fuori. Stefania, vuoi dire qualcosa? Ho quasi tutte le immagini insieme, così un blocco. Si definisce un'immagine dove l'ex di mio compagno prende come una cascata, no? Che finisce nell'inizio dello stomaco con tutte le sessioni, ma vedo che non finisce, rimane in movimento l'immagine, ma è la stessa, come se fosse in un loop. Come se fosse una bolla indigerita. Sì, ma vedo tutte le persone, le cose, scende tutto quello che contengono le parole delle sessioni e gli vanno dentro allo stomaco. Monica, i due figli di Stefania ci sono nel cinema, prendono la Super Vic. E il figlio maschio è mi viene come se fosse un tenerone un po' burbero per certi aspetti, ed è come se con l'assunzione di questa Vic riuscisse ad armonizzare ulteriormente questi due aspetti, un po' di scorza esteriore e di grande morbidezza interiore. La ragazza non so, mi appare come una ragazza molto in gamba e quindi che ha un'ulteriore luce, coraggio, forza dalla Vic. Elena, Vic all'ex di Stefania.
Ehm, quello che fa vedere è quello che sente, nel senso sente un po' di non approvazione verso se stesso per non essere riuscito a stare al passo con Stefania. In questo momento è come se sentisse un po' questa cosa. Adesso gli è chiaro che la differenza stava proprio nella parte di consapevolezza che lei sempre ha cercato, no? E colto, e lui era molto distante da questa cosa e non è riuscito a stare dietro lei, è un po' rammaricato verso se stesso per questa cosa qua, in questo momento lo vedo così. Va bene, il cinema lo abbiamo. Monica, entità ce ne sono? Con Avevo Stefania? visto tipo come entità mentali. Mhm. Mi aveva fatto vedere a 4 zampe. È come se avessi visto proprio Stefania che si trova in quadrupedia, in quel momento sta come pulendo a terra e intanto piange un po' di frustrazione, un po' di rabbia, e un po' come se rimuginasse il suo passato, come se fosse permeata anche da sensi di inadeguatezza, di disistima. Ecco, vedi, mi ritrovo qui, così, in questa posizione, non ricompensata come vorrei dalla vita. Questa è 4 zampe di entità mentale. Di livello? Balza dal 2 al 4. Elena, vedi delle eteriche? Sì, ne ho visto solo una, che io non lo so cosa vede Monica, ma la vedo, cosa vede Stefania, ma la vedo legata al figlio del compagno, ma è come se fosse solo l'aggancio. Cioè non è lui l'entità, ma è come se da quella parte arrivasse questa energia che crea questa interferenza eterica, ok? Che è praticamente come se fosse come posso descrivere? Come se fosse un piccolo dinosauro, però quasi solo scheletro, nero, e si vedono con il muso molto lungo e dei denti, e denti molto aguzzi, e ha tutte le zampe con degli artigli, e esce proprio quasi come se uscisse da quel buco che abbiamo visto all'inizio, ok? Quindi questa entità qua, e la vedo proprio che come se il figlio del suo compagno Sì. fosse il tramite. Ma quindi che cos'è? Di che natura? Rettile? No. Sembra un dinosauro, sì, quindi assolutamente. Diciamo un'eterica per interposte persone. Sì, è come se ci fosse una certa energia che arriva da quella parte. Un eco di entità. Sì. Ci sono degli impianti, Elena? Vedo una cavigliera di metallo con una catena, però solo sul piede sinistro, sulla caviglia del piede sinistro. Ed è come se fosse legata in una zona precisa, come se fosse una zona desertica sul mare, e la lega lì. Potrei tradurla con un'energia oddio. Dimmi. Questo impianto, mi viene la parola.
questo impianto fa sì che lei ritorni a quell'energia di deserto interiore, ok? Dove non sa più, quando è in quello stato non sa dove muoversi, cosa fare, perché è come se ci fosse il deserto intorno. Ok. Monica, andiamo al grande litigio con il figlio del compagno. Andiamo lì. È come se al centro della tavola si creasse questo cilindro, questo diciamo così vortice, questo buco che abbiamo visto all'inizio, e proprio da questo buco al centro della tavola emerge questo, abbiamo visto, dinosauro per interposta persona, che facendo uscire proprio del fuoco, delle fiamme dalla bocca, incendia proprio i loro animi. Ed è come se riuscisse ad andare con queste fiamme ad infiammare, a far bruciare quelli che sono gli aspetti intimamente più irrisolti sia di Stefania che di questo uomo, di questo figlio del compagno. Qual è la causa esoterica? Dimmi. Pertanto in questo uomo, ok, si attiva la sconfitta con le donne. È come se in un certo senso lui volesse anche far naufragare questo rapporto tra Stefania e il proprio padre, perché lui fa naufragare i suoi di rapporti, e perché è naufragato il rapporto tra la madre, no? E suo padre. Sì, sì. E invece è come se questo drago con le sue lingue di fuoco attivasse in Stefania la Stefania obesa, ok? La Stefania che non rispettava se stessa, non era rispettata dagli altri. E quindi questi due aspetti così accentuati, così infuocati, iniziano proprio a scontrarsi. Ci sono delle vite precedenti, Elena, tra questo uomo e Stefania? Non che sia così influente, però vediamo. Ma no, ne vedo solo una, cioè me ne è arrivata una. Lui era una guardia. Beh, vedo che praticamente tirava la frusta a terra per far andare avanti gli schiavi che trascinavano delle grosse pietre, ok? E Stefania però invece non era una donna, era sempre donna, ma era una donna che abitava in quel paese lì, ma non c'entrava niente con gli schiavi o lui. Erano nello stesso paese, ma non c'entrava nulla con quella parte lì. Ah, lei, ok, adesso ho trovato. Lei gestiva un'osteria, no? Dove poi andavano a bere i soldati o comunque le guardie a fine turno, e lei gestiva questa osteria. E quello che mi fa vedere è che lui, quando era ubriaco, era sempre il più casinista, il più sbruffone, e lei tutte le volte doveva calmare i suoi bollenti spiriti, e quindi c'era un po' questa diatriba tra loro due. Stefania, vuoi dire qualcosa? No. Ok. Causa esoterica, Monica, del lavoro, parte economica. C'è qualcuno che gli dice che lei non vale niente. Credo che allora, Stefania ha già fatto un grandissimo lavoro di pulizia del suo passato, ok? Però è come se fossero rimasti dei residui di questo senso di non valere, e se lei non vale, lei non viene retribuita nella giusta maniera e non ha una soddisfazione proprio, no, lavorativa. Proprio come se le fosse rimasto questo eco lontano nel passato di non valere.
ma ricordiamo per lei che c'è sempre questo flacone di 4D, perché questa sensazione di inadeguatezza, di non valore, appartiene alla terza dimensione. Elena. Sì, avevo visto anch'io questa parte proprio del suo aggancio a sentirsi inadeguata sempre, di non valere e che era legato al passato. Sì, vedo un uomo, adesso non so se è padre o nonno. Comunque è come se lei si riagganciasse a questa cosa e quando qui lei sente un uomo urlare contro di lei, è come se la Stefania piccola riconoscesse quella cosa e quindi si svaluta, si autosvaluta profondamente. Stefania, vedi qualcosa? Mio padre. Sì, infatti. Sì, mi sono passate tante scene che riguardano esattamente quello che ha detto Elena. Tuo padre non c'è più? No. L'abbiamo già mandato nel portale aureo? Sì, anche se ultimamente ogni volta che chiudo gli occhi vedo sia mia mamma che mio papà. Chiamali. Tu sei particolarmente sensibile al portale aureo, lo vedi molto facilmente. Aprilo tu. Vedo il portale aureo, non vedo i miei genitori, ma li percepisco che sono giù, sono usciti. Sono non là dentro. Devi andare in mezzo a loro. Sono in mezzo a loro. Perché li sento, mia mamma a destra e mio papà a sinistra, davanti a me al petto così. Però mia mamma guarda in su e mio papà guarda avanti a lui, ma è messo alla mia sinistra, rivolto con lo sguardo alla destra. Non riesco a... Cioè, guarda la moglie, tua madre. Sì, oltrepassandola con lo sguardo. Perché non hanno corpi. Dai una Vic 4D a entrambi, vediamo. La bottiglia. Mio papà l'ha presa con la mano sinistra e la beve. E mia mamma con la destra e la beve. Adesso sembra che abbiano un contorno di luce e mia mamma mette giù la bottiglia, guarda mio papà e finalmente mi guardano a me. E che succede? La mano di mia mamma mi sta circondando le spalle, la mano sinistra. E abbiamo fatto un cerchio di un abbraccio stretto, ma non c'è altro, è come se fosse molto importante questo abbraccio per me. E il portale aureo gira e mia mamma vuole andare a tutti i costi. La saluti? E il papà? Si stacca perché l'ha preso per mano. Monica, ci sono dei disincarnati nella vita attuale di Stefania che vogliono andare nel portale aureo? Me li dà legati alla sua attività fisica
come in questo periodo che ci sono molti sportivi che sono deceduti, ok? È come se, siccome Stefania ha una forte passione per lo sport, e non solo lei, credo, anche penso anche il suo compagno abbia una forte passione per lo Sì. sport, come se dessero proprio una accoglienza a questi che sono alcuni anche molto giovani, che sono morti anche di recente. Quanti sono? Alcuni mi fanno vedere proprio importanti, noti, altri meno noti, fa vedere anche non dichiarati. Ma all'improvviso da Cinivac? Sì, magari correndo, facendo attività fisica anche intensa, così come piace a Stefania. A Stefania piace molto mettersi alla prova, ma anche al suo compagno. A me viene qualcosa intorno ai 15.000. Elena. Battute finali su Stefania. Causa esoterica. Elena, dell'eredità, la falegnameria. Praticamente dopo tantissimi anni è stata fregata. Causa esoterica. Allora, in eterico mi fa vedere, mi arriva questa informazione così. Stefania non ha disegnato bene i confini. Cioè, la prima informazione che arriva è questa, no? Quindi quando poi cioè come se lei quando era con il suo ex compagno era con il suo ex compagno e quindi avevano disegnato i confini in eterico, dico, ma in maniera un po' solubile, ok? Quindi c'erano loro e stavano lì loro. Nel momento in cui loro si sono separati e il suo ex compagno e i fratelli hanno preso l'eredità, questo confine si è disciolto e quindi è come se la falegnameria fosse ancora a disposizione di chiunque, ok? Mhm. E quindi l'ha ereditata il fratello del suo ex compagno. E un altro aspetto è come se lui non la volesse lasciare perché è quasi come se lì ci fosse qualcosa che non è lasciabile. Quasi come se la difendesse molto con le unghie. Monica. Mi dice come una filastrocca, Stefania. Sono in difetto e così ci rimetto. Diciamo che è ancora un vecchio retaggio suo, perché oltre a questo senso di insicurezza, di inadeguatezza, ci sono anche dei sensi di colpa. È come se in un certo senso lei si sentisse in colpa perché ha dato, diciamo così, in qualche modo un dolore, no? A quest'uomo. Allora dice, va bene, ti ho dato un dolore, però ne do uno anche a me, che è quello di non poter più usufruire della falegnameria e di realizzarmi. Lui in qualche modo non ha fatto in modo di farle avere questa cosa, diciamo, visto che è ancora in vita e quindi nessuno l'ha... Esatto. Ok, andiamo al cluster. Stefania. È a forma di scatola bianca, ma i margini si provano a chiudere, anzi con grande attenzione che formino i lati perfettamente chiusi. Dentro non vedo perché mi si chiude davanti. Cosa c'è dentro, Monica? Non so perché c'è un ferro da stiro. Elena? Ci sono tutti come degli spuntoni, no? Come se fossero le punte di chiodi che
e tutte le 4 pareti di questa scatola sono riempite e sono come se fossero degli appendini, e quindi su ogni spuntone c'è appeso un capo che rappresenta una delle sue vite, ognuno rappresenta una vita. Cosa ne fa Elena? E il ferro da stiro serve per stirarle e mandarle via. Ah. Cosa ne fa Elena? Allora, apre come se fosse un oblò in una di queste pareti, e da questo oblò vengono risucchiati tutti in un portale definitivo. Benissimo. Lo stesso per l'avatar, così andiamo veloci. Sono tutti passaggi che ormai Stefania conosce. Sì, l'avatar praticamente entra anche lui dentro con tutti questi vestiti, con tutti gli appendini che sono dentro e vanno su questo tubo di ferro, di acciaio, tutti dentro, e l'avatar si è alzato per primo, risucchiato dalla schiena, e adesso sta entrando computer, sedia e scrivania. Tutto si sgretola in piccole cose e poi entrano dentro a questo buco nero. Elena, nuova vibrazione. Io posso solo una cosa. Il portale aureo sono entrati tutti 14.796. Okay. Sono rimasti 4 e sono entrati tantissimi dal cimitero dell'isola a Venezia. Ok. Non so il numero, posso chiuderlo? Forse Sì. i 4 non mi danno ragioni, ma non vogliono entrare. Lo chiudo prima di chiudere tutto. Nuova vibrazione Elena. 537 miliardi. Nuova consapevolezza. 247. PS. 69. Vite. 911. Quanta 3D? Allora, adesso 33. Wow. 67 di 4D. Io ho visto 32. 3D. Monica, messaggio finale di Stefania a se stessa. Sono una regista, sono una lavatrice, sono colei che ha vinto su quel ring di pugilato. Io sono tutto questo. Elena. Ora dipingo il mio quadro. Da oggi in poi dipingo esclusivamente io il mio quadro. Stefania. Una farfalla bianca. Ottimo. Disconnettetevi da tutto e tutti e preparatevi a tornare. Conto semplicemente da 1 a 5. Quando saremo a 5 saremo al tempo presente dal quale vi sto parlando. 1, 2, sempre più leggera Stefania, 3, 4 e 5. Aprite gli occhi. Come va?
Bene, grazie. Bene. Benissimo. Come stai Stefania? Sto ancora registrando se vuoi. No, volevo dire a Monica che oggi ha anticipato tantissime cose, il ferro da stiro, tutte le entità che hai elencato solo ieri, e poi Elena, ma è stato molto molto come se davvero noi viviamo nello stesso momento, e da lì attingiamo, dividendo così nelle giornate tutte le cose. Bene, sono contenta di tutto, veramente. Come ti senti? No, non voglio pensare a come mi sento perché so già, ma non trovo il termine non lo so. Pulita. Esatto, se potessi dire qualcosa di più superlativo a questo, Ah, stavo ok, più che cercando. pulita. Sì. Candeggiata. Può essere, sì, così. Quasi trasparente vorrei. Ragazzi, chiudiamo qua la registrazione. Grazie a tutti. Alla prossima. Ciao. Grazie Ciao, mille. ciao.